Miata o non Miata, MX-5 o Fiat 124 Spider? Per risolvere questo dubbio amletico siamo venuti alla presentazione internazionale della 124 Spider per capire quale sia la migliore delle due o semplicemente quella più adatta ai vostri gusti. Quindi iniziamo dall'estetica, che è un aspetto fondamentale soprattutto per noi italiani che continuiamo a scegliere le auto principalmente per come sono fatte fuori. Dunque la Fiat 124 Spider prima di tutto ha dimensioni più importanti rispetto alla giapponese, perché qui siamo poco oltre i 4 metri, mentre la Miatina si ferma a 391 centimetri, quindi ha un aspetto un po' più imponente, ben piazzato sulla strada. Il frontale è massiccio, ha questi gruppi ottici che mi piacciono molto, sono elaborati e si ispirano un po' a quelli della 500 Restyling, con questa firma luminosa a LED. Alogeni invece frecce e fendinebbia, grandi prese d'aria e un muso prominente che è un po' a metà tra il cattivo e il simpatico. Il dettaglio che mi piace di più del frontale però rimangono queste due gobbe sul cofano, che sono un esplicito omaggio alla Fiat 124 Spider originale, se non sbaglio quella di seconda serie, che subì un restyling che appunto portò proprio questa doppia gobba sul cofano. Intanto però guardiamo la fiancata, che ci permette di capire che sono veramente pochi i dettagli in comune con l'MX-5, solo un occhio attento potrebbe riconoscerli. Beh, innanzitutto qui il parabrezza è rimasto uguale e la capote ovviamente, e poi solo qualche piccolo dettaglio come l'indicatore di direzione laterale. Tutti nuovi però i cerchi, dal design specifico, sono da 17 pollici e hanno questo look direi molto classico ma anche sportivo. Percorriamo tutta la fiancata per arrivare al tre quarti posteriore, eccolo qui, che è molto aggressivo, secondo me, molto più aggressivo di quello Mazda. Il merito è di forme un po' più squadrate, di spalle muscolose. Guardate, la 124 Spider è anche un centimetro più larga rispetto alla MX-5. Abbiamo questo gruppo ottico a sviluppo orizzontale, ovviamente a LED, e doppio terminale di scarico. Sulla Mazda invece ne abbiamo due appaiati da questo lato, inframezzati da questo gruppo ottico con fendinebbia e luce per la retromarcia. Logo Fiat 124 Spider, ovviamente qui che spicca, molto orgoglioso. Capottina in tela, ci portiamo qui, questo sarà il mio esemplare della mia prova, per vedere il bagagliaio. Eccolo qui, si apre manualmente ovviamente perché qui bisogna risparmiare peso a tutti i costi. Ed ecco qui il vano. Un'altra differenza con la giapponesina, perché la 124 Spider ha 10 litri di capacità in più, siamo a 140 litri. Voi direte, beh, solo 10 litri. Invece è molto importante quando il vano è così piccolo. 10 litri possono fare la differenza, anche perché è un vano non regolare. Vedete, il pozzetto va sfruttato al meglio e non è perfettamente simmetrico. Quindi bisogna un po' ingegnarsi per il carico, ma vi assicuro che una vacanza in due, anche con questo vano, si può fare tranquillamente. Basta organizzarsi. Ora che abbiamo visto un po' come è fatta fuori, andiamo dentro a continuare a scoprire questa Spider della Fiat. Ed eccomi a bordo della 124, ovviamente mi sono dovuto calare nell'abitacolo perché siamo su una sportiva, il baricentro è molto basso, mi emoziono sempre quando sono in compagnia di queste auto fatte per il puro piacere di guida. Quello che però mi ha convinto un po' meno di questo abitacolo è che è rimasto praticamente identico a quello della Mazda. Avrei preferito invece un guizzo di originalità in più da parte del centro stile italiano, in modo da ottenere una plancia più accordata al design esterno. Invece troviamo in tutto e per tutto quelli della nuova MX-5, qui il tablet centrale è identico, così come le bocchette di ventilazione, vedete, e anche i comandi del clima, proprio tutto. Anche qui il controller del sistema di infotainment. Dove si distingue questo abitacolo è nei dettagli, quindi un pomello del cambio diverso, ovviamente al centro del volante spicca il logo Fiat e ci mancherebbe altro, e poi hanno rifatto i sedili che effettivamente sono un po' diversi da quelli della Miata.
perfetta. Anche qui però rimane il dettaglio che mi è piaciuto molto sull'ultima MX5, con due degli speaker dell'impianto audio Bose integrati nel poggiatesta. Deve essere veramente una goduria a guidare così. Per il resto troviamo qualità e materiali ovviamente identici a quelli della nuova Mazda, quindi veramente convincenti, perché la pelle è morbida, la troviamo anche qui sul pannello porta, e anche le plastiche sono veramente migliorate, adesso sono di grande qualità e non più dure e un po' malassembrate come quelle della vecchia MX5. Quindi anche Fiat 124 Spider ha finalmente un abitacolo degno di nota, sistema di infotainment con schermo a tablet, e qui al centro la strumentazione con contagiri al centro. Questo vi fa già capire su che tipo di auto ci troviamo, velocità a destra analogica. Bello poi invece il computer di bordo, sempre inserito in uno strumento circolare ma ovviamente interamente digitale. Già che però non sta ancora piovendo, volevo farvi vedere come si apre la capote, perché è curioso e va in qualche modo interpretato, perché si fa tutto da questo meccanismo qui che è rigorosamente manuale, come sulla MX5 ovviamente, ma non è un difetto, ragazzi, perché gli ingegneri italiani e giapponesi l'hanno lasciato rigorosamente manuale. Ecco, vedete la leva che si apre, per risparmiare il più possibile peso e quindi migliorare il coinvolgimento di guida. Basta sollevare questa leva e poi portare indietro la capote in questo modo e ancorarla, tac, in un minuto siamo a cielo aperto, e questo è veramente uno spettacolo. Se poi invece inizia a piovere, come succederà tra poco, e volete riportare la capote in posizione, c'è questa leva, salta sulla capote, tac, con una mano, senza scendere dal veicolo, e chiudiamo. Quindi veramente un meccanismo intelligente e manuale per veri puristi della guida. Adesso però vogliamo vedere come si comporta su strada questa 124 Spider a trazione posteriore. Ed eccoci finalmente al volante della nostra Fiat 124 Spider. Due cose che mi sono dimenticato di dirvi poco fa. La prima riguarda l'abitabilità. Com'è su questa Fiat? Beh, è molto simile alla Mazda MX5, quindi ci sono spazi direi abbastanza risicati. Se siete molto alti, sopra 1,80 e 1,90, potreste avere qualche difficoltà a trovare una posizione comoda, anche per quanto riguarda il passeggero, perché c'è un grosso rigonfiamento vicino ai piedi, credo che nasconda il catalizzatore, che toglie un bel po' di spazio. E poi c'è la posizione di guida vera e propria, che a me piace molto perché è raccolta, la pedaliera è ben posizionata, è tutto molto ergonomico per la guida spinta, però non ci sono moltissime possibilità di regolazione, perché il volante può essere regolato solo in altezza e non in profondità, e anche il sedile non va in altezza, quindi bisogna un po' trovare la quadra tra volante e sedile. La seconda cosa riguarda i gruppi ottici anteriori, che non sono solo belli da vedere ma anche tecnologici, perché sono dotati di tecnologia full LED. Ma veniamo a quello che stavate aspettando, cioè il motore, quello che interessa a noi appassionati. È molto importante parlarne al volante della 124 Spider, perché è il vero elemento che la distingue dalla cugina Mazda. Infatti il motore è il 1400 Multi-Air Fiat, costruito in Italia, che è stato però adattato per essere montato longitudinalmente. Questo motore è turbo, mentre su Mazda, ricordate, abbiamo due unità aspirate. Qui invece abbiamo una bella turbina della Garrett, e quindi anche se è solo un 1400 di cilindrata riesce ad erogare 140 cavalli, ma soprattutto 240 Nm di coppia a soli 2250 giri. C'è un po' di ritardo, ovviamente, come tutti i motori turbo, nel comando del gas, quindi quando affondo il piede c'è un attimo di esitazione, ma poi appena si raggiungono i 2500 giri minuto ho una spinta veramente corposa, perché il turbo entra in azione, la girante entra a regime, e ho veramente una bella spinta, direi poderosa, bella piena. Guardate che tira fino a 4-5 mila giri. Direi inutile invece spingere questo Multi-Air oltre i 5.000 giri, perché poi
non ha più molto da dire in alto come tutti i turbo, e poi tira fino a 6.500 giri, poi entra il limitatore. Quindi ovviamente ho più spinta in basso, quindi un motore più divertente là dove serve, quindi a basso numero di giri, ma molto meno a lungo rispetto all'aspirato Mazda, che, se vi ricordate, nella prova dicevamo che tirava fino a 7.000, addirittura 7.500 giri per quanto riguarda il piccolo 1.500. Questa maggiore vivacità in basso si traduce anche in prestazioni migliori grazie al turbo, perché la 124 Spider con il 1400 Multi-Air raggiunge 100 km/h in 7,3 secondi, mentre per la Mazdina con il piccolo 1500 aspirato ci vogliono 8,3 secondi. In ogni caso questa 124 Spider secondo me è un'auto nata più per sottolineare il suo animo da grande viaggiatrice, per godersi la guida tranquilla en plein air, e non è una vera sportiva. Certo, 140 cavalli non sono pochi per un'auto che pesa soltanto 1000 kg, qui ce n'è abbastanza per divertirsi, ma non ha l'aggressività e soprattutto l'incisività che avevo trovato sulla Mazda, soprattutto a livello di assetto. Ma è giusto che sia così, perché la Fiat, come sapete, ha un alter ego Abarth, e quindi ovviamente hanno tenuto le prestazioni più spinte e le reazioni più secche, più dure per veri manici sulla versione dello Scorpione. La cosa che mi piace di più di quest'auto infatti è che ti permette di divertirti anche andando piano, non servono alte velocità per sentire emozioni di guida forti, e il merito è ovviamente della trazione posteriore, che non fa troppi complimenti ad allargare il retrotreno quando ovviamente togliamo i controlli elettronici, ma soprattutto di questo cambio manuale che ovviamente è Mazda nella meccanica, ma gli ingegneri Fiat hanno ritarato la rapportatura per adattarla a quella del motore turbo. E poi c'è uno sterzo che, pur essendo elettrico, è abbastanza raffinato perché ha tecnologia dual pinion, e devo dire che fa sentire bene la strada e regala un avantreno abbastanza sincero. Certo, non avrà i livelli di immediatezza e di consistenza, soprattutto nel carico, di uno sterzo idraulico, ma comunque si difende bene, anche perché ovviamente, ragazzi, con la trazione posteriore abbiamo l'avantreno pulito, come si dice in gergo, e questo è veramente un gran bel piacere di guida. Finalmente è uscito il sole, sono iniziate anche le curve per divertirsi un po' di più, e devo dire che mi sto divertendo alla grande, ragazzi, su questi guardate come allarga, avete visto? Basta un attimo e anche basse velocità per strappare un sorriso. E poi, ragazzi, che cambio, ha innesti veramente cortissimi, ben contrastati, proprio come quello delle vere sportive. Sono sempre più convinto, non serve andare forti per divertirsi. Sentite qua il turbo come spinge ancora verso 4000 giri. C'è solo un po' di ritardo, ma poi veramente si sente che entra in gioco. Peccato solo per l'allungo, ragazzi, quello sì, sulla Mazda fa godere di più. Sterzo è preciso, abbastanza veloce, mi piace. Quello che invece mi ha convinto un po' meno è il sound. Sappiamo che tutti i motori turbo non suonano benissimo, è difficile farli suonare, però su questo 1400 Multi-Air da 140 cavalli mi sarei aspettato qualcosa di più. Adesso io ve lo faccio sentire, ditemi la vostra, sentite che roba. È un sound un po' cupo che non riesce a emergere molto dagli scarichi, ma anche qui vale sempre il solito discorso: gli ingegneri Fiat hanno tenuto le note migliori per la versione Abarth. Capitolo consumi. Nel corso del nostro breve test, dove non ci siamo troppo risparmiati con il pedale del gas per vedere di che pasta era fatta questa 124 Spider, siamo rimasti intorno agli 11,5 litri ogni 100 km. Di certo non un risultato da record, ma sono sicuro che con un piede più leggero questo motore turbo è in grado di regalare percorrenze anche superiori ai 10 km con un litro.
Differenze però anche per quanto riguarda i prezzi, perché la 124 in Italia parte da 27.500 euro, quindi un prezzo di circa 2.000 euro superiore rispetto a quella della MX5 base. Bisogna dire però che Fiat farà sicuramente delle politiche di sconto e di promozioni decisamente più aggressive rispetto a quelle di Mazda, quindi il prezzo in concessionaria potrebbe poi non essere quello che vi ho detto io. Ma in definitiva qual è la migliore? La Mazda MX-5 o la Fiat 124 Spider? Ma come spesso accade non c'è una risposta giusta e una sbagliata, dipende dai gusti, è un po' come chi ama Apple e chi invece la detesta e vuole solo i prodotti Microsoft. Nessuno dei due ha ragione, va semplicemente a gusti, è una questione di affinità. Sicuramente questa 124 Spider da 140 cavalli è un'auto un po' più tranquilla per chi ama la guida en plein air, e anche l'abbiamo visto con questo assetto un po' più morbido e un po' più confortevole. Chi vuole più alte prestazioni va su Abarth. La Mazda invece è più per gli amanti della purezza di guida, perché ha il motore aspirato con un allungo invidiabile e un sound decisamente migliore. Insomma, a voi la scelta, fatemi sapere nei commenti qui sotto qual è la vostra preferita. Ciao e alla prossima auto!